Nella valle del Metauro troviamo, adagiata lungo lo scorrere del fiume, Sant'Angelo in Vado, l'antica Tifernum Mataurense. La città romana di Tifernum Mataurense, diventata municipio romano agli inizi del I secolo a.C., fu menzionata da Plinio il Vecchio e da Tolomeo e inclusa, con il riassetto amministrativo voluto dall'imperatore Augusto, nella Sesta Regio. L'antica Tifernum Mataurense cessò di esistere a seguito della lunga guerra tra bizantini e ostrogoti nel VI secolo d.C. e il nuovo abitato, costruito in parte con il materiale di spoglio dell'antico municipium, diede origine all'attuale Sant'Angelo in Vado. Sul limitare del centro cittadino, nel cosiddetto Campo della Pieve, nei secoli sono state ritrovate numerose testimonianze di questo passato illustre. Dovremo attendere però i primi anni 2000 per la scoperta più sensazionale, una domus costruita nel I secolo d.C., un'abitazione di quasi 1000 metri quadri che conserva il più importante corpus di pavimenti a mosaico della regione Marche. Ad accoglierci all'ingresso di questa antica casa, il vestibulum, troviamo la pavimentazione musiva a tessere bianche e nere, raffigurante un carro trainato da ippocampi, sul quale campeggiano le figure di Nettuno e Anfitrite. La raffigurazione di un tema mitologico, associato al mare, in un luogo lontano da questo contesto naturale, è giustificata dall'importanza del dominio di Roma sul Mediterraneo, il Mare Nostrum. Dal vestibolo, attraverso un corridoio con mosaici a tema geometrico, arriviamo all'atrium. Questo era il cortile interno della domus, sul quale si affacciavano gli ambienti interni della casa e dal quale traevano la luce naturale, non essendo temperate finestre sulle pareti esterne. Questo cortile era un tempo delimitato da colonne, delle quali sopravvivono i basamenti, e dal centro era dotato di una vasca per la raccolta delle acque, un impluvium. La pavimentazione musiva del peristilio, a decorazione geometrica, bordata da una fascia ad occhio di pernice, ci guida alla scoperta degli altri ambienti della domus. Il primo che incontriamo è il tablinum, un luogo deputato all'amministrazione dove il padrone di casa trattava i rapporti con l'esterno e concludeva gli affari. Alla conclusione di ogni accordo era previsto il consumo di una coppa di vino e, forse per questo motivo, ritroviamo al centro della decorazione musiva la figura di Bacco. Proseguendo, incontriamo il gineceo, dove sulla pavimentazione musiva, all'interno di decorazioni a rombi, troviamo al centro Medusa, un tempo bellissima donna, condannata a diventare un mostro a seguito della violenza subita ad opera di Nettuno. Un mostro capace di pietrificare col solo sguardo ogni essere vivente. A fianco il grande triclinum, la sala da pranzo. Qui, come in altri ambienti della domus, notiamo che il tappeto musivo è realizzato decentrato rispetto alla pianta della stanza, lasciando vaste zone bianche su tre lati, zone un tempo occupate dalle lettiere sulle quali si adagiavano i commensali. La decorazione del pavimento parte dal centro, con la raffigurazione di vari animali marini ed una lotta tra un'aragosta, una murena e un polipo, che sembra non avere fine, simbolo di quelle prelibatezze marine che, seppur a discapito della lontananza dal mare, il padrone di questa domus poteva offrire ai suoi ospiti. Tutte attorno troviamo le figure mitologiche, le figure di animali fantastici e di fiere, come la pantera, forse uno spunto per raccontare storie durante il momento del convivio. All'ingresso del triclinium troviamo poi una grande fascia decorata con una scena di caccia, con un magister canum che ordina ai cani di attaccare un cinghiale e un capriolo. A fianco di questa antica sala da pranzo troviamo l'androceo, una zona dedicata agli uomini. Qui la decorazione del tappeto musivo alterna geometrie e raffigurazioni di asce e all'ingresso troviamo una fascia con una decorazione fitomorfa con antilopi e leopardi.
Una peculiarità di questa domus è la presenza di una piccola zona termale, completa di un apoditerium, lo spogliatoio, e di un calidarium. A fianco, una stanza più grande, con un tappeto musivo a labirinto, con le raffigurazioni di 5 lucerne, doveva servire alla cura del corpo, perché tra gli oggetti ritrovati durante gli scavi figurano boccette per unguenti e profumi e addirittura delle pinze per la depilazione maschile.